Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. È un piacere ritrovarvi qui, perché oggi ci addentriamo in una storia che scalda il cuore e ci ricorda perché, nonostante tutto, continuiamo a credere nell'amore. Non un amore qualunque, ma quello capace di farsi strada tra le piccole cose di ogni giorno, tra parole sussurrate con pudore e promesse pronunciate guardandosi negli occhi. E se siete nuovi, fermatevi con noi. Respirate a fondo, lasciatevi guidare, e preparatevi a sentire quel brivido che corre sulla pelle quando l'emozione è vera. Oggi vi portiamo nel mondo di Gökberk YLDRM e Cemre Arda, non attraverso le luci abbaglianti della ribalta, ma tramite le parole che si sono scambiati. Quelle frasi che sanno di casa, di porto al sicuro, di certezza in un mare che spesso fa paura. Parlare di amore in televisione o sui social è facile, ma è tutta un'altra cosa quando le parole non sono sceneggiatura, quando sono vita. Lo abbiamo visto nei loro sguardi rubati tra una pausa sul set e un viaggio in macchina per sfuggire alle telecamere. Lo abbiamo sentito in quei mormorii delicati che qualcuno, prima o poi, è riuscito a intercettare. Non era la solita dichiarazione plateale per i fotografi. Era una lingua segreta, un dizionario fatto di dettagli che solo loro due sembravano capire. Ed è proprio lì che la storia si fa bella, dove le frasi diventano nodi forti, dove un ci sono pesa più di 100 discorsi, dove un ti aspetto suona come una promessa mantenuta. Quella sera a Istanbul, quando la pioggia ha cominciato a battere sui tetti e la città si è fermata un attimo, qualcuno giura di averli visti in un'auto parcheggiata sotto un lampione, i vetri appannati, le mani intrecciate. Niente musica, niente finestre abbassate, solo il respiro sincronizzato di due persone che hanno smesso di fingere coraggio. Gökberk YLDRM ha fatto un sorriso timido, di quelli che spezzano la tensione, e ha detto qualcosa che non avevamo mai sentito da lui e che, a quanto pare, lei aspettava da tempo. Non è stato un ti amo urlato, è stato un ho paura di dirtelo, ma non voglio più trattenerlo che conteneva tutto. E quando le parole finalmente sono arrivate, morbide e tremanti, Cemre Arda ha risposto con un silenzio pieno, il genere di silenzio che vale come un abbraccio che non finisce mai. Da quel momento ogni frase ha iniziato a lasciare una traccia. Non frasi di circostanza, non complimenti da copione. Parole vere. Con te respiro meglio, ha bisbigliato una volta lei, scivolandogli il telefono in tasca con una nota scritta a mano, mentre la troupe li chiamava di nuovo sul set. E poi lui, qualche giorno dopo, al termine di una giornata lunghissima, ha preso il coraggio e ha pronunciato quella che sarebbe diventata la loro bussola. Sei il posto in cui il mio cuore si ferma senza aver paura. Non era filosofia, era geografia affettiva. Era la mappa di due persone che stavano scegliendo di perdersi insieme per trovare la strada giusta. Non ci sono solo grandi gesti. La verità è fatta di minuti, di messaggi a tarda notte, di quelle due parole che salvano. Ci sono. Gökberk YLDRM e Cemre Arda l'hanno capito e l'hanno trasformato in abitudine. Un messaggio ogni mattina prima che il sole spunti dietro il Bosforo. Buongiorno, fai colazione? Un vocale brevissimo quando si fa tardi. Rientra piano, ti aspetto sveglio. Una foto sfocata di un caffè con il biglietto. Grazie di esistere. Sono piccoli sassi lasciati sulla strada per non smarrirsi. Sono un linguaggio in codice che non ha bisogno di traduttori. Eppure, in mezzo a tutte queste dolcezze, c'è la forza ruvida di due caratteri che non hanno paura di dirsi tutto, anche ciò che brucia. Ricordate quella conferenza stampa in cui sembrava che lui volesse parlare e non ci riuscisse? Aveva la voce che inciampava, e per un attimo ha temuto di rivelare più del dovuto. Poi ha respirato e ha scelto. Mi chiedete cosa mi dà forza? Sapere che quando torno a casa, qualcuno non mi giudica per come sembro, ma per chi sono. Il resto si aggiusta. Non ha fatto nomi, non ne aveva bisogno. Quella frase ha fermato l'aria. Dal pubblico, qualcuno ha trattenuto un sorriso, come chi vede due costellazioni avvicinarsi e diventare una sola luce. Più tardi, dietro le quinte, lei gli ha preso il volto e, secondo chi c'era, ha mormorato: con te non ho paura di essere fragile. Ecco il segreto. La vulnerabilità non come difetto, ma come oro colato nelle crepe, come la materia che rende prezioso ciò che prima era solo intero. Ammirazione. Una parola grande, spesso abusata, ma qui ha preso forma, perché non era l'applauso davanti ai flash, era l'attenzione alle cose invisibili. Quando Cemre Arda parlava delle sue incertezze, Gökberk YLDRM non le rispondeva con frasi fatte,
le restituiva immagini. Ti ho vista alzarti quando sarebbe stato più facile restare a terra. Questo vale più di tutto. E lei, guardandolo prepararsi per una scena difficile, gli ha detto piano: la tua gentilezza è la tua forza, non cambiarla mai per piacere agli altri. Sono parole che si piantano in profondità e da lì cominciano a crescere. Perché l'amore, quello che resiste, che migliora, ha bisogno di questa cura, ha bisogno di sentirsi dire ti vedo, ti comprendo, tu basti. Poi sono arrivate le promesse. Non quelle dei grandi discorsi, non quelle che si fanno davanti alle telecamere. Promesse mormorate in cucina alle 2 di notte, mentre la città dorme e sul tavolo c'è ancora il tè lasciato a metà. Non ti lascerò solo quando il pubblico cambierà umore. Sarò qui quando tutta questa corsa ti sembrerà senza senso. Se cade il cielo, ti tengo la mano. Parole che si dicono una volta, e poi si ripetono nella sostanza, non nel suono. Perché il giorno in cui lui è tornato stanco da un set andato male, lei non gli ha fatto domande. Ha acceso una luce piccola, ha messo su una canzone che sapeva lui avrebbe riconosciuto dal primo accordo, e ha sussurrato: rimani. Il resto domani. In quell'istante, le promesse hanno smesso di essere teoria e sono diventate tetto. C'è un'altra scena che non possiamo dimenticare. Una sera, sul lungomare, con il vento che portava l'odore salmastro dell'acqua, lui ha guardato lei come si guarda un orizzonte che finalmente non fa paura. Ha detto piano: mi ha insegnato la pazienza. Non era una dichiarazione spettacolare, era l'ammissione di un cambiamento profondo. Lei ha sorriso, quel sorriso che sembra un invito alla pace, e ha risposto: e tu mi hai insegnato a fidarmi. Eccoli, i 2 pilastri che reggono tutto. Imparare a fermarsi e credere di poter ricominciare. Intorno, i telefoni hanno cercato di catturare immagini, ma le parole, quelle no. Quelle restano dove devono restare, tra chi le dice e chi le custodisce. E in mezzo a tutto questo, l'autenticità. Quante volte abbiamo pensato che fosse solo una posa? E invece, eccola, nuda e coraggiosa. Quando lui, in una notte di tempesta, ha ammesso la sua stanchezza, non ha indossato una maschera. Ho paura di non essere all'altezza, ha confessato, stringendo il cappuccio del giubbotto. Lei non gli ha risposto con ottimismo a buon mercato. Ha preso il suo viso tra le mani e ha detto la frase che ognuno di noi meriterebbe di sentirsi dire almeno una volta. Non devi dimostrare niente a nessuno, meno che mai a me. Questo è il linguaggio che salva. Questo è il suono che guarisce. Perché la verità, detta senza cattiveria, diventa carezza. E poi, i dettagli. Una sciarpa piegata con cura sullo schienale di una sedia, 2 tazze allineate sempre nello stesso angolo della cucina, un mazzo di fiori senza biglietto perché le parole sarebbero state di troppo. Riposa, gli scriveva lei, quando capiva che il corpo chiedeva tregua. Mangia, le rispondeva lui, quando notava che la giornata l'aveva consumata più del previsto. 2 verbi semplici, 2 ordini detti ridendo, che diventano dichiarazioni d'amore. Ci sono storie che si raccontano con romanzi, la loro si scrive con imperativi gentili. Non vogliamo farne una favola senza ombre. Ci sono state le incomprensioni, certo. Messaggi non letti nel momento giusto, scelte professionali che hanno reclamato tempo e distanza. Ma è qui che le parole hanno mostrato tutta la loro potenza. Parliamone senza farci male, ha proposto lei una sera, guardandolo negli occhi con quel coraggio calmo che la contraddistingue. Rimaniamo una squadra, ha risposto lui, mettendo il telefonino a faccia in giù, come un gesto simbolico per ricordare a entrambi ciò che conta. E da quel dialogo, da quella disciplina del cuore, sono usciti più forti. Vi chiederete, qual è la frase che li definisce? Forse non ce n'è una sola. Ma se dovessimo scegliere, torneremmo a quel sussurro che è diventato casa. Sei il mio posto sicuro. Detto da lui, ripetuto da lei, come un mantra che cancella il rumore del mondo. E attorno a quel centro gravitazionale, ecco la galassia dei grazie e dei scusami, dei ti vedo stanco e dei sono fiera di te, degli oggi non ce la faccio e dei allora facciamo insieme. Sono questi i mattoni di una grande storia, sono queste le parole che tengono in piedi i giorni. A chi ci chiede se sia tutto vero, rispondiamo così: le parole dicono più delle foto. Le immagini catturano l'istante, le frasi rivelano la sostanza. E noi, su Stelle Turche Rivelate, non vogliamo vendervi un sogno vuoto, vogliamo restare con voi sulla soglia di queste stanze intime e rispettarle, ascoltando quello che davvero conta. Perché in fondo, la lezione che ci lasciano Gökberk YLDRM e Cemre Arda è chiara: l'amore si sente,
ma soprattutto si dice. Si costruisce a voce bassa, si rincuora con parole piccole, si protegge con promesse mantenute. E ogni volta che qualcuno di voi ci scrive ho riconosciuto la mia storia in una loro frase, sappiamo che stiamo camminando nella direzione giusta. Prima di salutarvi, un'ultima immagine. Lui, seduto sul pavimento, la schiena al divano, gli occhi chiusi. Lei, in ginocchio davanti a lui, gli passa le mani tra i capelli. Resta, dice. Resto, risponde. È così semplice. Eppure basta questo per cambiare tutto. Nel rumore del mondo, quel dialogo è la loro rivoluzione. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio tra parole che curano, tengono, illuminano. Se vi siete ritrovati anche solo in un frammento, se una frase vi ha fatto vibrare, restate con noi su Stelle Turche Rivelate. Iscrivetevi, attivate le notifiche, raccontateci nei commenti quali parole vi hanno salvato una giornata e quali vorreste avere il coraggio di dire. Perché sì, l'amore è la forza più potente che abbiamo, e comincia sempre da una voce che sceglie la verità. E noi saremo qui, ogni volta, ad ascoltarla con voi. E domani, quando il sole tornerà a salire, forse scoprirete che una semplice frase, detta con il cuore, può essere la chiave. Come hanno fatto loro, come possiamo fare tutti, scegliere, ogni giorno, di dirsi ci sono e di restare. Su questo, Gökberk YLDRM e Cemre Arda hanno già dato l'esempio. E noi non vediamo l'ora di raccontarvi il prossimo capitolo, parola dopo parola, promessa dopo promessa, fino a chiamare per nome ciò che spesso ci vergogniamo di ammettere, l'amore che ci salva. E quando la notte scenderà di nuovo sulla città, ricordate quel lampione e quel parabrezza segnato dalla pioggia. Ricordate il tremito di una voce che non sapeva se parlare e ha deciso, alla fine, di farlo. Ricordate che a volte basta sussurrare la verità perché il cuore trovi pace. Perché, come ci hanno insegnato loro due, non servono fuochi d'artificio, serve una promessa sussurrata con coraggio. Io e te, qui. È tutto. Ed è abbastanza.